Abbiamo con noi Letizia e Francesco, i quali intanto ci esporranno la loro, prima di esporci la loro esperienza in campo dell'alternanza scuola-lavoro, vorremmo sapere un po' che tipo di studi stanno facendo o hanno fatto. Letizia. Bene, intanto buongiorno. Noi siamo dell'indirizzo valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali e agricoli, insomma, e niente, si studia come si può fare per valorizzare un prodotto da tutta la filiera, quindi dal campo alla tavola, insomma, come può arrivare direttamente al consumatore e niente. Vuoi aggiungere qualcosa a te, Francesco? Questo corso, vabbè, nei primi 3 anni si fa bene o male tutte le materie di tutti e 3 gli indirizzi, mentre poi dalla terza si sceglie quale indirizzo, in cui ci sono anche l'indirizzo forestale e l'indirizzo chimico. Noi infatti abbiamo preso il corso di valorizzazione, si basa bene o male sull'ambiente, sulla tutela del paesaggio, sulle bonifiche, tutto ciò che riguarda il paesaggio. Ecco, quindi sulla prodotta dei prodotti enogastronomici anche sul turismo, diciamo, li studiate voi? Sì, in parte, ecco, proprio, non è proprio legato al turismo, ecco, però su prodotti enogastronomici sì. Ecco, però il turismo in qualche maniera quello... A livello di parchi regionali, nazionali, sì. L'Oasi o... bene o male a grandi linee, non proprio nello specifico, però nelle diverse aree dei parchi dove c'è la possibilità di fare le passeggiate, di vedere, di conoscere gli alberi, le piante, magari con le guide, però si fa un pochino più a livello generale. Ecco. Letizia, qual è stata la vostra esperienza nel campo dell'alternanza scuola-lavoro? Per quanto riguarda me, ecco, io posso ritenermi fortunata perché abbiamo fatto inerente ai nostri studi. Io ho fatto stage in un vivaio e quindi insomma, riguarda anche altre materie che studiamo, ad esempio agronomia oppure tecniche di allevamento, mentre anche se per un io ho svolto lo stage da 3 anni presso una società agricola che è la Società Agricola Le Corti a Monsummano e mi ritengo molto fortunato anche perché è un ramo dell'agricoltura che mi piace, sia l'allevamento che la coltivazione dei terreni. Infatti gestiscono circa 100 ettari per la produzione dei foraggi per l'alimentazione degli animali e sono molto fortunato anche perché i proprietari mi hanno fatto sentire a mio agio, mi hanno sempre aiutato nei momenti di difficoltà e insomma mi ritengo... Senti, qual è il tuo compito in questa azienda? Allora, il mio compito si svolgeva in diverse fasi, aiutavo magari a fare l'alimentazione degli animali, a fare le lettiere, a pulire le stalle, a pulire intorno all'azienda, a ingrassare, a fare la manutenzione agli attrezzi agricoli, insomma più attività inerenti a tutto il mondo dell'agricoltura. Al lavaggio dei camion, perché anche loro hanno 2 camion per il trasporto della carne, uno per il trasporto dei bovini, sicché lavavo anche i camion. E la tua Noi abbiamo fatto insomma tutto ciò che è legato al vivaismo, quindi invasare le piante, controllare il carico che poi partiva per andare negli altri paesi, ma addirittura siamo andati insieme al mio tutor a vedere qualche malattia delle piante, e quindi ho appreso veramente tanto. Quante ore sono quelle dell'alternanza scuola-lavoro? In teoria dovrebbero essere 400 in 3 anni. 400 in 3 anni? Sì, su 3 anni, però vabbè, c'è chi magari... Io per esempio l'ho fatta anche di più. Ecco, diciamo, prima mi avevate detto
dell'indirizzo professionale che avevate scelto. Ecco, queste due mansioni, queste due tipologie di lavoro, come rientrano nella tipologia, nell'indirizzo che avevate scelto voi? Per quanto riguarda insomma, me, ecco, rientra perché appunto a valorizzazione, a materia diciamo, specifica dell'indirizzo, abbiamo studiato anche i rifiuti, quindi tutto ciò che le aziende producono, e appunto per quanto riguarda il vivaismo possiamo parlarne all'infinito, che ne so, dalle potature che si possono riutilizzare come sostanza organica da interrare, oppure ma anche come compost, ma addirittura anche lo smaltimento di plastiche, imballaggi e insomma le reti per le piante, quindi ci può rientrare. E niente, più che altro ecco, l'ho preso come esperienza mia per iniziare a toccare il mondo del lavoro che ci aspetterà, perlomeno per quanto mi riguarda, tra qualche mese. Che Francesco? E invece va bene, il corso di valorizzazione comprende anche agronomia, tecniche di allevamento, e nel terzo anno abbiamo fatto a livello delle coltivazioni erbacee, mentre nel quarto anno a livello animali, quindi abbiamo studiato le mucche, le pecore, le capre, e insomma c'è questa azienda che rientra sia nel settore delle coltivazioni erbacee che nell'allevamento. E devo dire che è veramente una grande esperienza fare l'alternanza a scuola. Quali sono le vostre osservazioni e se ci sono dei suggerimenti per far sì che l'alternanza scuola-lavoro possa dare di più di quanto sta dando adesso, se ci sono delle osservazioni da fare? Allora, intanto potrei partire col fatto che lo consiglio a tutti fare l'alternanza scuola-lavoro, perché è un momento in cui poi Si apprende. sì, ti oltre puoi apprendere e puoi immedesimarti magari in un lavoro futuro, anche perché per esempio mi hanno garantito di lavorare lì per un po' fino a settembre-ottobre, poi si vedrà più in là, però lo consiglio a tutti. Un'altra cosa, magari sull'alternanza scuola-lavoro, l'unica pecca è che le ore sono spalmate in diversi giorni, cioè a livello della terza vengono fatti la mattina, mentre per il quarto e il quinto anno vengono fatti il pomeriggio. Tu a decisione vai un pomeriggio, fai delle 8 ore e raggiungi la base delle ore. Però l'unica pecca è che magari ti danno dei compiti, hai da studiare, quindi hai minor tempo, e dovrebbero magari a livello scolastico se ridurre un pochino le lezioni, non le lezioni, via i compiti a casa, magari aiutare anche gli alunni, anche perché giustamente sono 130 ore quasi all'anno e diventa un pochino faticoso. Quindi te vorresti dire allunghiamo di più il periodo dell'alternanza, sì, oppure insomma, magari la presenza nel lavoro che sì, non quello in scuola. e magari come fanno in altre scuole finiscono a maggio la scuola e hanno fino a giugno o luglio per fare le ore di stage, quindi magari anche lì un buon... Ecco, te hai qualcosa da aggiungere, Tizia? Perché mi piacerebbe anche chiederti, visto che poi questi lavori che fate sono lavori all'esterno, che si fanno da giugno verso giugno, ecco, il fatto di essere legati anche a un orario scolastico, questo può essere, può nuocere anche a un'esplicazione corretta della vostra attività? Ah, assolutamente sì, perché comunque dopo aver fatto, mettiamo 4-5 ore in azienda e poi tornare a casa, magari avere da studiare il pomeriggio, è un po' faticoso. Ma anche come temperatura, cioè nel senso che in estate andare in un vivaio o andare in un allevamento può essere certo, un problemino, può passeggiata, essere. assolutamente Perché sì. di solito negli allevamenti o anche nei vivai Non c'è durante fresco. l'estate bisogna alzarsi ancora il sole delle sorge. Forse Sì, l'unica sarà anche. sotto una pianta. Va bene ragazzi, grazie. Volevi aggiungere qualcosa a te? Sì, volevo dire che nel nostro caso ecco, fare l'alternanza ha avuto senso perché appunto si fa cose inerenti al nostro percorso di studi, ma in altri nostri compagni sono dovuti andare tipo a fare tutt'altro, quello insomma
di cui è l'indirizzo. Di cui è il settore. l'indirizzo, sì. Quindi non solo la Magari questione si potrebbe indirizzare l'alternanza più mirata ai nostri studi e non insomma, non è perché Sì, si sì, ho deve capito. fare l'alternanza, facciamola anche andando a fare altro. No, dovrebbe più essere confacente più mirata. allo studio che uno Certo, fa. certo. Di nuovo ragazzi, grazie. Arrivederci.